Se io che non esercito nessuna attività commerciale e decidessi di vendere la mia bicicletta usata, sono obbligato ad emettere un documento fiscale, come per esempio una fattura o uno scontrino fiscale? Quali sono le operazioni escluse dal campo dell'applicazione dell'IVA? L'argomento di oggi è le operazioni imponibili, le operazioni non imponibili, escluse ed esenti dal campo dell'applicazione dell'IVA. Le operazioni compiute dai soggetti passivi. Chi sono i soggetti passivi? I soggetti passivi dell'imposta sono tutti coloro su cui grava l'onere del pagamento dell'imposta, che, se inadempienti, subiscono l'esecuzione forzata da parte dello Stato. Le operazioni dell'IVA si distinguono in imponibili, non imponibili, esenti ed escluse dal campo dell'applicazione dell'IVA. Le operazioni imponibili sono tutte quelle che non sono espressamente escluse dalla legge. Sono pertanto tutte quelle che possiedono i tre presupposti dell'imposta, cioè il presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale. Se non vi ricordate questo argomento, allora andate a cercare la terza delle 5 lezioni riguardanti l'IVA. Un esempio di operazione imponibile potrebbe essere l'acquisto di un oggetto presso un negozio. Le operazioni non imponibili invece sono le esportazioni. E perché secondo voi? Perché a queste operazioni si applica l'imposizione fiscale del paese di destinazione. Le operazioni esenti sono tutte quelle che sono esonerate per diverse ragioni, per esempio per motivi sociali, come per esempio il pagamento delle prestazioni didattiche o educative, oppure per le prestazioni sanitarie. Alcune operazioni sono esenti invece per motivi di opportunità economica, come per esempio la dilazione sui pagamenti, cioè l'azienda X che deve fatturare ad una sua azienda cliente Y, la quale aveva chiesto una dilazione di pagamento, per esempio a 90 giorni, addebita in fattura un margine di interesse. Ecco, questo importo del margine di interesse non concorre alla formazione della base imponibile, quindi a questo importo non si deve applicare la percentuale dell'IVA, però l'importo concorre al totale della fattura. Si badi bene però che in queste operazioni sono presenti tutti e tre i presupposti dell'imposta. E perché? Perché l'azienda venditrice è una società commerciale e quindi rientriamo nel presupposto soggettivo. È effettuata una prestazione di un servizio o una cessione dei beni e quindi abbiamo il presupposto oggettivo e, se avvenuto nel territorio dello Stato, abbiamo il presupposto territoriale. Le operazioni escluse sono estranee alla sfera di applicazione dell'IVA perché sono prive di uno dei tre presupposti dell'imposta. Per esempio, che io, insegnante, e che non ho un'attività commerciale, decidessi di vendere il mio snowboard magari al mio vicino di casa perché voglio comprarmene uno nuovo e più performante, sono assoggettato all'obbligo dell'emissione di un documento fiscale come per esempio la fattura, una ricevuta fiscale o uno scontrino? E soprattutto, devo applicare l'IVA nel mio contratto di compravendita, nel mio caso di vendita? No, perché io, essendo un privato cittadino, non essendo un'attività commerciale, non essendo un'impresa, non essendo un artista, non essendo un professionista della vendita di snowboard, non godo del presupposto soggettivo. Essendo quindi privo di uno dei tre presupposti dell'imposta, questa vendita è esclusa dal campo dell'applicazione dell'IVA.
Finisce qui la quarta delle 5 lezioni riguardanti l'IVA. Se vi è piaciuta questa lezione mettete pure un like, iscrivetevi al canale e soprattutto quando lo fate attivate anche la campanella in modo da ricevere tutti gli avvisi. In particolar modo non perdetevi la quinta ed ultima lezione del ciclo che riguarda l'imposta sul valore aggiunto. Scrivete nei commenti se vi è piaciuta questa lezione e indicatemi pure quali sono gli argomenti che desiderate che vengano trattati nei prossimi argomenti. Non mi resta che salutarvi, da Andrea Raiti è tutto. Ciao!